Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rocks e benvenuti qui nel mio studio. Oggi vi voglio mostrare la Donner Hush X Pro che mi è stata gentilmente inviata da Donner, che voglio sentitamente ringraziare per questa opportunità e quindi per poter recensire questo strumento. Sì signori, si tratta di una chitarra, sebbene la custodia sia molto stretta. Qualcuno potrebbe dire: ma come fa a starci una chitarra qui dentro? Ebbene, lo vedremo tra un attimo, perché questa è una chitarra che si smonta ed è una chitarra che naturalmente è pensata praticamente per il viaggio, perché è una roba piccola che me la porto, insomma piccola, è una roba comoda che me la porto appresso, ma soprattutto ha alcune funzioni molto interessanti, utili proprio per chi ad esempio viaggia molto, per esempio per lavoro o per qualche altro motivo. Quindi prima di proseguire andiamo a fare l'unboxing. Come vedete io questa l'ho già tirata fuori, ma ho registrato l'apertura dello scatolone proprio praticamente un paio di giorni fa. Quindi andiamo prima a vedere cosa troviamo dentro la confezione e poi ci ritroviamo qui. Via, andiamo ad aprirla che sono proprio curioso. E voilà. Allora, innanzitutto la custodia, per come si presenta è una figata. Cavolo, vi pensate che qui c'è una chitarra? Adesso come prima volta mi ci vorrà per forza il manuale d'uso. Qui che cosa abbiamo? Ok, abbiamo dei jack, cavo USB, il manuale di istruzioni, una guida rapida all'uso, un panno per la pulizia, la piccolissima leva del tremolo con alcuni plettri. Questo deve essere un cavo, ah no, sono degli auricolari, wow, anche gli auricolari in dotazione. Basta, no, c'è ancora roba qui. La tracolla marchiata anche questa Donner. Ancora. Questa invece pare essere la cintura, quella da fissare sulla custodia. Qui non abbiamo più niente, a posto. Quindi questo è il, chiamiamolo così, il scomparto degli accessori. Apriamo la zip che sta sotto. Ed eccola. Andiamo a togliere un attimo l'imballo. Yeah, questa è la prima cosa che io tolgo. Non so voi, ma io le pellicole è una cosa che non sopporto, non ho mai sopportato, non sopporterò mai. Via le pellicole, assolutamente. Ok, installazione e rimozione dei supporti. Ok ragazzi, mi sono letto il manuale perché pensavo fosse più complesso, pensavo fosse più difficile. In realtà è molto semplice, non c'è nessuna possibilità di sbagliare il senso del montaggio, perché i supporti si incastrano solo in una sola maniera. Ma vi faccio vedere, c'è questo, per esempio questo pezzo qua, vedete? E praticamente è come succede nelle punte dei trapani, per capirci. Si spinge in su, si inserisce e poi si rilascia e questo resta incastrato. Per toglierlo basta tirarlo in su di nuovo e lo si sfila. È molto semplice. Lo tiro verso l'alto, infilo dentro e lo rilascio, basta. Questo è fissato e da qui non si muove. La stessa cosa anche per l'altro. Ed eccola che abbiamo praticamente la parte sotto che andrà a appoggiarsi sulla nostra gamba e la parte sopra invece dove appoggeremo il nostro busto. Adesso non ci resta che provarla. Cazzarola, che figata! Allora ragazzi, io vi ho detto una cavolata, perché prima vi ho detto che questa qui è una piccola leva per il tremolo. In realtà sembrerebbe, ma non ha neanche il ponte mobile sta chitarra. Questa qui, la leva che deve essere utilizzata per inserirla dentro
alla vite di regolazione del truss rod in modo da stringere o allentare il truss rod. Ogni tanto anch'io parto per la tangente. E quindi ragazzi, veramente tanti gadget, a partire appunto dalla custodia, che è veramente ben costruita, perché abbiamo, come vedete, due tasche, come vi avevo già mostrato, una dove ci sono tutti gli accessori, come per esempio gli auricolari, le tracolle, i vari pezzi per il montaggio, e nell'altra tasca sotto invece proprio il posto dove mettere la chitarra vera e propria. Diamo un occhio naturalmente alla chitarra, eccola qui, montata, come vedete è molto particolare, molto futuristica, perché ovviamente abbiamo questa forma che ricorda la chitarra, anche se di base il corpo è solo questo. Però voglio dire, il feeling è un po' particolare, perché naturalmente bisogna anche un attimo abituarsi, quindi è giusto dare a Cesare quel che è di Cesare, appoggiarsi naturalmente con il braccio e appoggiare naturalmente la gamba su queste parti metalliche. Sicuramente non è come avere una chitarra con un corpo in legno, ovviamente con uno spessore e un peso diverso, quindi sicuramente c'è un feeling che bisogna un attimo abituarsi. Però voglio dire, abituarsi, almeno io ci ho messo una decina di minuti, un quarto d'ora, il tempo che ho strimpellato un po', ed ecco che già me la sentivo bene, me la sentivo comoda, almeno per quanto riguarda me. Però appunto questa è una scelta fatta appunto necessaria appunto per renderla una chitarra per così dire trasportabile. Vedete, io adesso qua lo stacco, uno lo appoggio qua, stacco l'altro e voilà, ed ecco che la chitarra è tornata praticamente ad essere molto minuta, molto compatta. Me la rimetto dentro nella custodia, veramente è una roba, è figo, è una figata. Ma non finisce qua, perché ci sono delle funzioni molto interessanti che riguardano, vedete qui sulla parte frontale, dove abbiamo uno schermo, abbiamo dei potenziometri, degli encoder e abbiamo tutta una serie di uscite. Anche qui vedete uscite cuffie, uscite jack, uscita USB, quindi è una chitarra futuristica sia dal punto di vista così della forma, ok, senza paletta, senza un vero e proprio body, ma anche con delle caratteristiche anche molto particolari, ripeto, utili principalmente per chi viaggia molto, per chi magari si trova a dover esercitarsi, far pratica o magari provare qualcosa che ha nella testa. Sapete, magari quando ti viene il momento creativo, mi è venuto in mente quel solo. Ok, non ho bisogno di un amplificatore, non ho bisogno di una pedaliera, non ho bisogno di niente, perché mi bastano gli auricolari, che tra l'altro sono inclusi. Ok, anche qui non stiamo parlando di auricolari che valgono 1.000 euro, quindi siamo comunque nel mondo ovviamente dei prodotti per così dire economici, entry level, ma appunto con questi auricolari qua mi collego direttamente alla chitarra qui e io praticamente posso suonare. Al suo interno ci sono simulazioni di amplificatori, effetti e quant'altro, posso salvarmi i preset, quindi tanta roba, posso simulare altre chitarre. Adesso ne parliamo un po' per volta, perché c'è molto da dire. Cerco di fare un video che sia un po' una panoramica, perché servirebbe proprio un tutorial, e quindi io direi innanzitutto rimonto la chitarra e parliamo un attimo delle caratteristiche fisiche dello strumento, perché voglio ricordare, questa chitarra qua, ok, ha molto digitale, ha le simulazioni, ma se vogliamo utilizzarla come semplice chitarra, quindi mi collego all'amplificatore, funziona benissimo. C'è i pick up e l'elettronica è comunque sempre analogica, ok, quindi possiamo, se vogliamo, evitare le simulazioni interne. Quindi
rimonto la chitarra e parliamo un attimo delle specifiche fisiche, ok, di questo strumento. Come vedete si monta in 2 nanosecondi. Benissimo, cominciamo innanzitutto dalla caratteristica principale e che la rende naturalmente interessante: il peso. Naturalmente è una chitarra che pesa pochissimo rispetto a una chitarra tradizionale. Io l'ho pesata, quindi ho lasciato stare le specifiche dichiarate dal produttore, l'ho proprio pesata io e pesa 2,47 kg, ovviamente con le parti metalliche già montata, quindi così come la vedete pesa 2,5, arrotondiamo 2,5 kg, è veramente molto leggera, è ovvio, no? Bene, parliamo un attimo del body, se così si può dire. Ok, allora il body è in mogano, come potete vedere, eccolo qui, è in mogano, in questo caso di colorazione nera. Ci sono 2 colorazioni, nero e bianco. Il corpo che è naturalmente un tutt'uno con il manico, ok, quindi corpo in mogano e anche il manico è in mogano. Il manico ha uno shape, quindi una forma Slim C, ricorda praticamente non lo slim taper classico ad esempio che troviamo nelle Gibson SG molto stretto, ma nemmeno il classico manico AC bello rotondo. È una mezza via tra le due, è un Slim C, quindi praticamente non troppo sottile ma nemmeno troppo ciccione, quindi è quella classica misura che sostanzialmente accomoda tutti e va bene un po' per tutti. Proseguendo quindi dal manico, abbiamo detto che è in mogano e con una tastiera, in questo caso è in materiale HPL, che sarebbe praticamente, che cos'è l'HPL? Sarebbe praticamente un laminato, quindi un materiale artificiale, un laminato ad alta pressione. Adesso non so se si riesce a vedere che c'è questo, magari si fa un po' fatica, vabbè d'accordo, comunque c'è questo bordino di circa 4-5 mm, quindi bello spesso, non è proprio sottile, e questo è in laminato HPL, quindi è un materiale sicuramente artificiale, realizzato con vari strati ad alta pressione e quindi ad alte prestazioni. Il radius, quindi il raggio della tastiera, è di 14 pollici, quindi praticamente vedete che torniamo un po' nel mondo quello, ad esempio mi viene a mente così le chitarre tipo i Ibanez, ok, sappiamo che le Stratocaster stanno sui 9,5, 7,25 quelle vintage, quindi molto rotondo, mentre invece se prendiamo le Gibson stanno a 12 circa. Bene, se andiamo sulle chitarre un po' più moderne, che ne so, Ibanez, Jackson e via così, siamo sul 14, quindi la tastiera tende ad essere più dritta. I tasti sono 22 e sono in acciaio di tipo jumbo, quindi 22 fret jumbo in acciaio. Naturalmente non c'è la paletta. Questa è una chitarra headless, abbiamo anche il fret 0, questa è una bella cosa perché comunque abbiamo una intonazione e una stabilità sicuramente da questo punto di vista maggiore rispetto ad una chitarra classica con la paletta e con ovviamente tutte le meccaniche qui, dove avviene un gioco anche, no? Oltre il capotasto. Qui non c'è niente, ovviamente le corde vengono infilate da sotto. Adesso vi mostro, questa è una bella cosa, eccole qui, le corde vengono infilate da sotto qui, dove io questo l'ho tolto e vedete che qui dentro ad esempio ci mettono a corredo anche le piccole chiavi hex, come le chiamano gli americani, o chiavi a brugola, utili naturalmente per regolare, fare le varie regolazioni
del ponte e fare naturalmente il fissaggio delle corde qui. Qualcuno me lo chiedeva in qualche altro video in cui ho recensito chitarre della Donner, se servono delle corde specifiche o se magari bastano le corde normali. Vanno bene le corde quelle comunissime, quindi potete prendervi le corde 942, 1046 di JKS, Fender, Ernie Ball, quello che preferite. Non c'è bisogno di avere delle corde specifiche come per esempio avviene in altre chitarre headless dove troviamo le corde con il doppio pallino, roba del genere. No, roba molto semplice. Le corda da chitarra si infila sul retro, quindi il pallino va ad incastrarsi qui esattamente uguale a come avviene in qualsiasi altra chitarra. Chiaramente lo facciamo passare attraverso qui e fissiamo le due viti di bloccaggio. Sono due viti, una per ogni corda. Dopodiché andremo ad agire su questi qui, ok, per andare a tirare le corde. Veramente, guardate, è veramente molto semplice. Bene, quindi abbiamo visto anche quello che riguarda corpo, manico e tastiera. Ecco, per quanto riguarda l'elettronica, questi due qui sono due pick-up. Questo è un humbucker, questo è un single coil e sono entrambi pick-up Alnico 5, ok? Non sono pick-up attivi, sono semplici pick-up magnetici. Humbucker single coil in Alnico 5. Abbiamo naturalmente un selettore, eccolo qui, per selezionare se vogliamo il singolo, se vogliamo singolo più humbucker o se vogliamo l'humbucker. Poi abbiamo questo qui sotto che è il controllo del volume, mentre questo qui sopra che è il controllo del tono. Quindi diciamo che da questo punto di vista è la cosa più canonica che troviamo in una chitarra. E adesso arriva il bello. Ci sono naturalmente delle caratteristiche particolari di questa chitarra che hanno a che vedere con il mondo del digitale, delle simulazioni. Sì, perché questa chitarra contiene al suo interno, qua dentro c'è un cervello, no? Digitale, contiene le simulazioni, attenzione bene, di 19 amplificatori. Quindi ad esempio i più famosi, Vox, Marshall, Fender, ci sono qui dentro. Contiene anche ovviamente le simulazioni di cabinet e possiamo importare i nostri impulse response. Non vorrei dire una fesseria, mi pare che siano 9 o 10 impulse response possiamo importare. Probabilmente come lo facciamo ad importarlo? Beh, con il computer tramite cavo USB, ma vediamo tutto tra un po'. Quindi simulazioni di amplificatori, simulazioni di cabinet e oltre 30 effetti di vario tipo, quindi riverberi, delay, modulazioni, ad esempio chorus, flanger, overdrive. Abbiamo anche un touch wah, un auto wah, quindi abbiamo praticamente proprio una catena effetti con tanto di simulazioni e poi saremo noi che decidiamo se vogliamo attivare oppure no. Possiamo scegliere di attivare solo il cabinet o solo la testata o entrambe o nessuna, proprio ed esattamente come facciamo con i classici multi-effetto digitali, solo che naturalmente è tutto memorizzato, tutto qui dentro. Ovviamente possiamo salvare il tutto in preset che saranno poi richiamabili, questi preset, grazie a questo encoder che vediamo qui, quello che avevo mancato di presentarvi proprio per questo motivo. Questo, se lo premo, adesso fra un attimo lo facciamo, accendo e spengo la simulazione, accendo e spengo, diciamo così, il cuore digitale della chitarra, mentre ruotandolo posso muovermi ovviamente e selezionare i vari preset. Perché dico questo? Perché ovviamente la chitarra qui ha anche una semplice uscita analogica, qui ci colleghiamo il nostro jack. Bene, io posso anche fare a meno di accenderla, usarla così come qualsiasi altra chitarra che di fatto è uno strumento
passivo, non ha bisogno di essere alimentata una chitarra, almeno che non abbia un'elettronica attiva o dei pick up attivi. Una chitarra standard è uno strumento passivo, collego il jack, lo collego all'amplificatore o dove voglio e suono. Uguale identica anche la Donner Ash X Pro, ci collego il jack, questo mi funziona da volume, questo mi funziona da tono e seleziono i pick up, fine, e suono. Comunissima chitarra. Se voglio usare le sue simulazioni, i suoi effetti integrati e quant'altro, allora naturalmente la devo accendere, ok? Quindi è giusto fare un attimo un distinguo su questo. Ma non termina qui, perché oltre ai 19 amplificatori, oltre ai 30 effetti, questa chitarra ha anche 7 tone simulator, ossia va a simulare altre chitarre. Questa chitarra, ovviamente devo impostarlo io, può diventare una Les Paul, può diventare una Telecaster, può diventare una Stratocaster, può addirittura, ad esempio, diventare una chitarra acustica Dreadnought o magari una Jumbo. Quindi ci sono varie chitarre, sia elettriche che acustiche, che io posso selezionare, e questa chitarra cambia faccia, cambia volto. Chiaramente posso utilizzare queste simulazioni per simulare appunto questi modelli di chitarra più iconici, oppure posso scegliere di spegnere, per così dire, la simulazione di tono e utilizzare il suo suono, quindi il suono reale di questi due pick up in Alnico 5. A voi, anzi a noi, la scelta. Altre caratteristiche ancora, ragazzi, oltre a tutto quello che vi ho già detto, ci sono delle cose molto interessanti. Innanzitutto l'accordatore e il tap tempo. Ebbene sì, questa chitarra, se tengo premuto questo pulsante qui, che adesso ovviamente fate fatica a vederlo a schermo, cerco di inquadrarvelo da qui, se tengo premuto questo pulsante qui, attivo il tuner, l'accordatore, quindi non ho neanche bisogno di portarmi appresso il pedalino, l'accordatore o quelli che metto qua in giro, ce l'ha lei, ok? Mentre se pigio tac 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 proprio a tempo, diventa appunto un tap tempo, utile per esempio se voglio avere il delay o il chorus o le oscillazioni di, che ne so, un phaser che mi vadano a tempo appunto con il brano. Ancora abbiamo un altro pulsante che è invece quest'altro che vediamo di qua. Questo qua è il pulsante Bluetooth. Ebbene, questa chitarra ha un modulo Bluetooth che gli permette di ricevere, non inviare, ricevere segnale audio. Ovvero, io posso avere il mio smartphone con le mie backing track, o magari che ne so, una playlist su Spotify o su YouTube, insomma qualsiasi sia la sorgente audio, attivo il Bluetooth da qui, faccio il pairing, quindi praticamente la stessa cosa che farei con le cuffiette auricolari o con qualsiasi altra cassa Bluetooth, ed ecco che questa chitarra riceve il segnale Bluetooth che proviene da questa sorgente, perché poi se io prendo i miei auricolari o le mie cuffie e le collego qui nell'uscita cuffie, è un'uscita mini jack stereo, io naturalmente potrò sentire la backing track. Quindi immaginatevi, io qua ho la mia backing track, o magari sto seguendo un corso o facendo pratica in qualche maniera su qualche brano musicale, gli do play, regolo il volume da qua naturalmente, e io posso suonare ascoltando la mia chitarra con le sue simulazioni che ho impostato io qua, insieme alla base che gli sto inviando. Cioè veramente dal punto di vista della pratica è fenomenale. Posso mettermi anche, che ne so, se ho un lungo viaggio da fare in treno, ad esempio, prendo su la custodia, tac tac, la monto in 224, collego gli auricolari, gli mando play al cellulare e io me ne sto là tranquillo e mi faccio la mia pratica, le mie scale quotidiane, diciamo così. Ecco, quindi molto interessante. E ancora, visto che abbiamo questa presa USB che si trova qui, questa praticamente ha un triplo utilizzo. Allora, il primo è per
caricare le batterie al litio. Qui dentro c'è una batteria al litio da 2000 mAh che gli conferisce un'autonomia, adesso io non l'ho testato di persona, ma sicuramente di qualche ora, di 3-4 ore le facciamo comode, ok? Se vogliamo ricaricare ovviamente la batteria ci basterà collegare un cavo USB di tipo C a qualsiasi caricabatterie tipo quelli dei cellulari, lasciarla là e lei ovviamente si ricarica. Quindi innanzitutto carico le batterie per il funzionamento. La seconda, quando mi collego al computer Windows o Macintosh che sia, posso utilizzare il cavo USB per utilizzare l'editor che mi permette di importare i vari impulse response e mi permette anche di ordinare, esportare, gestire i preset memorizzati al suo interno. Giusto per la cronaca, questo qui è il software HashX Pro, scaricabile gratuitamente dal sito Donner. Adesso l'ho avviato dal mio Macintosh, prendo il cavo USB del mio computer e lo collego direttamente, eccolo qui, alla chitarra, che fra l'altro, oltre a comunicare, adesso questo si è acceso anche di rosso, significa che si sta anche ricaricando. Bene, lo premo per 2 secondi per accendere la chitarra e in automatico vedremo che qui la chitarra, eccola qua, è comparsa a schermo. Quindi questo è il mio modello. Qui c'è tutta la lista dei preset in cui posso esportare dei preset o importarli, quindi posso per esempio farmi un backup in locale sul mio computer. E qui ci sono i vari impulse response, come vedete io qua adesso ne ho aggiunti alcuni e qui nella terza colonna abbiamo anche la procedura per fare il firmware update. Quindi ecco, questo è il software, non c'è altro nulla da fare, quindi importiamo, esportiamo preset, impulse response e firmware update. Quando abbiamo finito, naturalmente possiamo chiudere. Ma come vi dicevo, le funzioni di questo USB è triplice, ne abbiamo viste 2. La terza è che questa chitarra ha anche un modulo audio, ossia funziona da scheda audio. Adesso che io ho connesso il cavo, vado a vedere nel mio computer sulla sezione relativa al suono, vediamo che io come periferica audio in ingresso ho le varie periferiche e trovo, eccola qui, Donner HashX Pro, e anche in uscita, sia in ingresso che uscita, eccola qua, Donner HashX Pro. Questo significa che io posso utilizzare questa chitarra collegata con il cavo USB, punto, per registrare con il computer. Se ad esempio utilizzate Reaper, Cubase, Logic, non avete bisogno di una scheda audio esterna, vi fa lei da scheda audio. E la cosa ancora più interessante è che questa chitarra qui, la sua USB, è di tipo OTG. OTG è un sistema di comunicazione audio USB che praticamente non prevede l'installazione di driver, viene rilevato in automatico, si chiama audio USB on the go, quindi mi basta collegarlo e in automatico il dispositivo al quale l'ho collegata la vede, la rileva proprio come periferica audio. E questo è molto interessante perché io posso collegare la HashX Pro tramite USB anche ad esempio al mio smartphone o al mio tablet, sia esso Android o sia esso iOS. Naturalmente lo smartphone o il tablet deve essere uno smartphone tablet di ultime generazioni, quindi non troppo vecchio, perché sennò altrimenti se utilizziamo cellulari e tablet molto vecchi non riconoscono questa tecnologia. Quindi comunque collego la mia chitarra con il cavo USB direttamente al mio smartphone, lui la rileva come periferica audio e infatti posso accendere
la webcam o il software che utilizzo per registrare i video suonare, e ovviamente nel video, se gli do rec, verrà registrato il suono della mia chitarra, quindi posso farmi dei video musicali senza installare niente. Però ripeto, questo dipende dallo smartphone, dipende dal sistema operativo in uso, dipende da tante cose, però questa è una chitarra praticamente che non necessita di installazione di alcun tipo di driver, quindi molto interessante. E infine, per quanto riguarda le due uscite analogiche, quindi questa qui che vediamo qui, il classico jack per chitarra, questa è un'uscita mono, chiaro? Mentre questa qui, ovviamente delle cuffie mini jack stereo. Ecco, gli effetti che troviamo al suo interno, quindi i delay, i riverberi, sono tutti stereo, però naturalmente quando ci colleghiamo con l'uscita classica jack, ovviamente tutto viene riconvertito in mono. Però è interessante notare che dall'uscita jack, anzi da entrambe le due uscite, può uscire sia il segnale nudo e crudo della chitarra senza simulazioni. Naturalmente nelle uscite cuffie dovrò comunque accendere la chitarra perché serve che il preamplificatore venga alimentato se voglio sentire qualcosa. Dall'uscita anche jack instrument posso, come vi ho detto prima, collegare la mia chitarra al mio amplificatore e nemmeno accenderla, oppure la posso accendere e scegliere se voglio le simulazioni attive oppure no. Quindi praticamente sono due uscite, vedetela un po' così, una mono e una stereo. Piccola interruzione, io vi invito a sostenere la mia attività abbonandovi al mio canale. Lo potete fare scegliendo uno dei vari livelli di abbonamento. In base al livello scelto avrete a disposizione vari vantaggi, come ad esempio contenuti esclusivi e l'accesso all'area di condivisione riservata. Per informazioni scrivete a abbonamenti@robyrocks.it. Grazie. Ora vi faccio sentire come suonano questi due pick-up nelle 3 posizioni disponibili collegandomi ad un amplificatore pulito. Quindi questo è il suono della Hush X Pro, senza effetti, senza niente. Ora che abbiamo sentito il suo suono puro, diciamo così, vi faccio sentire come si comporta, sempre connessa all'amplificatore reale, ma utilizzando il Tone Simulator, ovvero vado a cambiare il tipo di chitarra in uso, se è una Telecaster, una Strat, una Les Paul e via dicendo.
Passiamo alla parte relativa alla simulazione completa, ovvero di amp, di cab, riverberi, tutta la roba sua interna. Per far questo devo cercare di inquadrarvi la parte superiore, quindi andrò a togliere il supporto superiore in modo che possiate vedere per quanto possibile bene. Quindi per prima cosa accendiamo la chitarra tenendo premuto per qualche secondo questo pulsante. Vedete, si è acceso, quindi vuol dire che la chitarra è pronta, ed ecco qui cosa vediamo a schermo. Abbiamo A1 che ci sta ad indicare il preset sul quale stiamo lavorando, e poi abbiamo tutte queste scritte qua che ci indicano quali effetti sono attivi. Quelli sono in bianco, ad esempio in questo caso abbiamo amp, delay e riverbero che sono attivi, mentre drive, FX e tone, che li vediamo in scuro, in nero, sono spenti. Questo sta lampeggiando perché questo è il tap tempo, mentre il Bluetooth in questo caso è spento perché non è attivo. Utilizzeremo questo encoder qui per muoverci nella selezione dell'effetto che vogliamo regolare, mentre con quest'altro potenziometro andremo a ruotarlo per regolare il valore e a premerlo per confermare la scelta e passare al menu successivo. Vi faccio un esempio: seleziono il tone, quindi praticamente la possibilità di scegliere il tipo di tono. In questo caso c'è scritto normal, vale a dire che non c'è nessuna simulazione. Vado, ruoto e scelgo per esempio ST che sta per strato, TL che sta per tele, LP che sta per Les Paul e via dicendo. Per esempio mi metto Stratocaster, confermo ed ecco che compare il simbolino dei pick up. Posso scegliere qui quale pick up voglio utilizzare, voglio simulare, quindi il pick up al manico, il pick up centrale o il pick up al ponte. E inoltre, andando avanti, abbiamo tutto anche una serie di regolazioni, quali ad esempio il noise gate, abbiamo il volume di uscita del pick up e abbiamo anche un semplice equalizzatore che ci permette di regolare praticamente le sfumature del pick up. In più, cosa interessante, abbiamo anche il controllo mix, quindi praticamente io posso scegliere l'effetto, diciamo così, il tono del pick up al manico di una Stratocaster, selezionare il mix, quindi se deve essere al 100% o se deve essere per esempio al 50%, vuol dire che va a miscelarsi con il suono originale dei pick up della Donner HX Pro. Posso scegliere il volume di uscita in modo da simulare anche se si tratta di un pick up per esempio un Texas Special o se si tratta per esempio di un pick up vintage, quindi un livello di uscita più o meno differente. E poi posso andare a regolare le frequenze, quindi è un equalizzatore grafico in cui posso scegliere se lo voglio sostanzialmente un po' più chiaro o un po' più scuro, giusto per personalizzare al massimo già fin da subito il tono della chitarra. Posso quindi passare alla regolazione di altri effetti, come per esempio abbiamo FX, dove qui troviamo i chorus, troviamo il wah, il touch wah, il flanger e via dicendo. Abbiamo gli overdrive, dove abbiamo il tube screamer, abbiamo il blues driver, l'OD1 e via dicendo, e abbiamo anche gli amplificatori. Ecco, gli amplificatori, anche qua come vi dicevo ci sono 19 tipi di amplificatori, dal Fender Twin, Vox AC30, l'Orange, il Marshall Plexi, JCM 800, JCM 900, il Mesa Boogie. Cioè praticamente tutti gli amplificatori più famosi, più conosciuti. Ad esempio in questo caso mi scelgo JCM 800, lo seleziono e di nuovo, esattamente come avviene per gli amplificatori, posso andare a regolare ovviamente il gain, quindi la quantità di distorsione che andrò a generare. Posso regolare il volume di uscita, alti, medi, bassi, quindi praticamente è il classico modeler. Se ci spostiamo nella lista degli amplificatori, se ci spostiamo in basso alla fine, troviamo invece il blocco cabinet,
che lo seleziono ed ecco che posso andare a selezionare vari tipi di cabinet già presenti in memoria, quindi dal classico 2x12 Fender al 4x10 del Bassman al 4x12 Marshall e via dicendo. Oppure ecco qui sotto posso andare a caricare i miei impulse response, che come vi dicevo all'inizio sono al massimo 10. Io adesso qua ne ho aggiunti 5, quindi se non troviamo la risposta, la sensazione, il feeling che cerchiamo, possiamo comunque caricarci i nostri IR esternamente dal computer, dal software che vi ho mostrato prima. Quindi anche qua versatilità proprio massima, più di così. E poi ancora, ruotando sempre questo encoder, possiamo regolare i delay, quindi selezionare i vari tipi di delay, selezionare i vari tipi di riverbero, oppure andando completamente in fondo, tac, compare la scritta bypass. In questo caso, come vi dicevo, l'elettronica è attiva, la chitarra sta funzionando attivamente, ma tutte le simulazioni sono bypassate. Come vi dicevo, questo qui funziona da tap tempo, come vedete il valore cambia in base a quanto veloce faccio tap e ovviamente la luce lampeggia appunto a tempo. Se lo tengo premuto per un paio di secondi compare l'accordatore, quindi mi basterà suonare e vedere effettivamente se la chitarra è accordata o meno. Per uscire dall'accordatore nuovamente tengo premuto un paio di secondi ed ecco che ritorno nel menu principale. L'altro pulsante invece è il Bluetooth. Quando questo pulsante è spento significa che il Bluetooth è disattivato. Se io invece lo premo una volta, questo comincia a lampeggiare. Significa che sta cercando di connettersi all'ultimo dispositivo che avevamo collegato. Vedete che ora invece la luce è blu, ferma e fissa. In questo caso ha trovato il mio smartphone e si è connesso al mio smartphone, perché questo lo avevo naturalmente collegato precedentemente. Quindi adesso c'è una connessione attiva tra il mio smartphone e la Hush X Pro. Naturalmente se vogliamo connetterci ad un altro dispositivo che non conosce, a cui non ci siamo precedentemente collegati, dobbiamo attivare il pairing, ovvero abilitare la possibilità di connettersi a qualche altro dispositivo. In questo caso ci basta premere e tenere premuto per qualche secondo ed ecco che comincia di nuovo a lampeggiare. Vuol dire che in questo caso sta cercando di connettersi ad un nuovo dispositivo per poi naturalmente riconnettersi e ovviamente riattivare la comunicazione. Chiaramente se voglio spegnere il Bluetooth perché non mi serve più, mi basta premere una volta e voilà, adesso ho spento il Bluetooth. È veramente iper mega semplice. Come vi dicevo prima, tutte le modifiche, tutte le impostazioni che facciamo possono essere salvate in un preset, in modo poi da richiamarlo. Ecco, per salvare le modifiche che abbiamo fatto sul preset in uso, la cosa è molto semplice. Ci basta premere e tenere premuto questo pulsante qua, si aprirà il menu in cui lui ci chiederà di impostare un volume del preset. Quindi il primo valore in alto, che lo andiamo a regolare con questo, è praticamente la patch volume. Sì, perché ogni preset può avere un volume diverso. Questo ci serve ad esempio se vogliamo livellare i preset tra di loro. Passo alla parte successiva in cui mi chiede dove lo voglio salvare. Adesso io ho lavorato sul preset A1, ma potrei benissimo decidere di salvarlo su A2 o C1 o C2, quindi queste modifiche salvarle in un'altra locazione. Quindi scelgo dove lo voglio salvare e di nuovo confermo premendo infine un'altra volta sempre lo stesso pulsante. Per richiamare invece i preset, ebbene, allora per selezionare i preset che ovviamente abbiamo già memorizzato, adesso mi metto lì così, il preset naturalmente come vi dicevo lo vediamo lì di fronte, mi basta ruotare questo encoder luminoso, ogni scatto richiama un preset. Vedete, ora sono sul B1, sono sul C1, D1, E1, F1 e ritorno in A1. Quindi praticamente A, B, C, D, E, F, tutti quanti del banco 1. Premo una volta, passo su A2, ruotandolo avrò A2, B2, C2, D2, E2 e F2. Premo di nuovo
vado in A3, quindi io avrò A3, B3, C3, D3, E3, F3. Quindi avete capito sostanzialmente che ci troviamo 6 banchi A, B, C, D, E, F per 3 preset, quindi 6 per 3, 18 preset che possiamo naturalmente personalizzare, salvare, importare ed esportare con il software da PC che vi ho mostrato prima. Ora vi faccio sentire qualche effetto che ho realizzato direttamente dalla chitarra, quindi non sto utilizzando nessun amplificatore, esco semplicemente dalla chitarra nel computer e quello che sentite sono le sue simulazioni realizzate da lei soltanto. Io voglio ringraziare di nuovo Donner per avermi inviato la Hash X Pro, molto interessante, molto bella, molto curiosa, quindi se siete dei viaggiatori sicuramente uno strumento del genere può secondo me fare al caso vostro. Vi ricordo che è attivo il codice promozionale ROBY che lo potete utilizzare sul sito della Donner per avere uno sconto del 15% su questo strumento, quindi è una promozione apposta
apposta per voi che seguite il mio canale. Se siete interessati, ecco, fatene buon uso. Di nuovo io vi ringrazio di aver guardato questo video, spero che vi sia stato utile, spero che sia stato interessante. Se avete dubbi o domande chiedete pure, come al solito vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina, e se volete fare un salto sul mio sito, visto che abbiamo parlato anche di impulse response, realizzo anche quelli, www.robirocks.it, dateci un occhio. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!